Buongiorno tribù! Ci siamo lasciati a Agrigento, ma nel frattempo Ci siamo spostati ieri a Pachino. Andiamo a visitarci la zona di Siracusa e andando in su, visto che appunto la Sciura Cina ci aveva fatto tornare indietro, giustamente per la sua epilessia. Ma non fa niente. Riprendiamo il viaggio da dove l'avevamo lasciato. Andiamo in su, verso Messina, poi alla parte nord e abbiamo dei programmini anche lì. Pachino, ve lo ricordate quel parco che siamo andati a vedere, che poi dovevamo ritornare indietro? Ce la puoi fare, Tamara, stamattina? Svegliati! Sì, c'era la laguna, che c'erano tutti i sentieri bloccati perché la laguna era cresciuta per le piogge. Se non l'avete visto, ve lo lasciamo qua da qualche parte l'episodio. E ieri volevamo andare a farci una passeggiata così, perché era brutto tempo, e adesso bisogna pagare per entrare. Noi quando siamo stati qua non c'era nessuno, siamo entrati, ci siamo fatti un giro e tra l'altro abbiamo scoperto che manco i cani possono entrare. Io avevo guardato, però non avevamo visto nessun cartello, ma appena siamo entrati ci hanno bloccato e i cani non possono entrare. In tutti i parchi del Siracusano non si può entrare con i cani, quindi volevamo anche andare a vedere la riserva naturale di Pantalica, le necropoli. No. No, ha senso questa legge? No. Per la fauna ha senso se fossero legati? Sì. Però legati allora anche noi diamo fastidio alla fauna. Però vabbè, non entriamo in dettagli che sono un po' cose assurde. Le leggi sono le leggi, non è sì. che... Cioè gliel'abbiamo detto a quelli del parco, ai dipendenti. Loro ci hanno dato ragione, però chiaramente loro non possono decidere. No. Niente, adesso oggi ci andiamo a vedere non è una riserva perché sennò non potremmo entrare. È una riserva marina, però c'è una bella passeggiata, così ci facciamo una bella passeggiata selvaggia, non c'è niente, non ci sono case, ci andiamo a fare un po' di escursioni, no? Il tempo non è dei migliori. Vento. La primavera c'è, non c'è, il caldo c'è, non c'è, dipende dai giorni. Prima o poi io credo che anche in Sicilia arriverà l'estate, no? Vabbè, adesso sta facendo primavera. Che anche ora che arrivi l'estate. Andiamo a vederci il parchetto. Abbiamo parcheggiato alle nostre spalle, non c'è una vera e propria entrata. Ci sono tanti varchi, li chiamano varchi, ce ne sono 30, quindi ci sono varie entrate. Lo parcheggi, entri o in mezzo al parco all'inizio o alla fine. Dove ti piace. Dove ti piace di più. Il mare oggi è bello arrabbiatino. Si sentono da quelle onde che puff contro gli scogli. E abbiamo dovuto mettere il calcino. Credo che da quando siamo in Sicilia solo un giorno non gli abbiamo messo il calcino alla telecamera. Forse sì, forse uno. Il paradiso del vento lo chiamiamo la Sicilia. In primavera. In Non estate, lo non lo so, magari anche in estate, non lo sappiamo. Andiamo a ispezionare questo parchetto. Siamo arrivati alla fessura del Fleminio e il mare è un po' incazzeto, un po' tanto. Guardate che onde che arrivano. Il mare è incavolato, bisogna avere rispetto, perché ti mangia in un secondo, Mamma mia, che onde! Siamo qua in questa scogliera di roccia carsica e infatti, come potete vedere,
Guardate com'è bucherellata, è un gruviere. E qua sotto, guardate, c'è un bucone che arriva fino al mare. Oggi il mare è arrabbiato, però non è così arrabbiato per far sputare su un getto d'acqua. Infatti lo chiamano il geyser del Fleminia. Però si sente lì vicino, ma arrivano delle goccioline, però non è così arrabbiato da poter far uscire sto schizzo enorme. E questo qua è il buco, lo potete sentire? Si sente il rumore. È anche vero che se cadi lì dentro non la racconti, eh? No, 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 no. È un Ci labirinto. siamo persi. Noi dovevamo andare di là, ma là in fondo, là, c'è una casa con tutto un terreno. E abbiamo detto, ok, torniamo indietro dove siamo passati davanti al faro. Ci sono bozze di sentieri, ma poi si perdono. È un labirinto. È un cavolo di casino questa parte. Andiamo, tiriamo verso il faro che è lì e poi riprendiamo là. E stiamo cercando dell'acqua che si può Fare un bagno al al Surboy. Surboy che ha caldo. Perché stamattina avevo detto che era freschetto, però freschetto se n'è andato. Siamo usciti dal parco perché questo, vedete, tutto questo recinto va fino là in fondo e non si poteva passare. Quindi siamo usciti dal parco per poi rientrare, in teoria, perché qua questo parchetto è un po' un casinetto, non si capisce niente, entra, esci, entra, esci, entra, esci. Che disastro sto parco. Sono andati a vedere il geyser che non c'era perché il mare non è abbastanza in cazzetto. Muoversi lì su quelle Ma è scogliere impossibile. è un su e giù. Cioè, ci siamo fatti 4 chilometri così e abbiamo detto, sai che cosa c'è? Ritorniamo al furgone, prendiamo il furgone e andiamo dall'altra parte del parco. E lì sembra che c'è un sentiero un po' più marcato e riusciamo ad arrivare fino in fondo perché veramente a noi piace camminare, lo sapete, però No, è così uno no. spaccagambe. Così no, dove avete visto tutta la vista che vi ho fatto vedere su tutte quelle rocce, era tutto così, cioè facevi un pezzo del sentiero, scendevi, secondo me non è da questa parte, tutto è dall'altra parte. Anche di qua però sono sentieri un po' mal segnati, passi poi dietro. Non si capisce niente, No. tutta la gente va fino al faro e torna indietro perché si perde. Eh, Andiamo a Andiamo a vedere vederli dall'altra là, va. parte del parco. Ok, siamo entrati dall'altra parte e l'entrata esattamente non la so, ma quando ritorniamo verso il furgone, se è giusta, ve la diamo. Abbiamo chiesto informazioni e sembra che da qua sì che si arrivi a una grotta e a una spiaggia. Incrociamo le dita perché oggi la giornata non è che va proprio secondo i piani. Vabbè, dai. Mannaggia. Vai, para. Vieni qua voi. Vai, ven. Mannaggia ragazzi, la grotta è là. Là sopra, siamo in controluce e non si vede nulla. Però c'è un pascolo. C'è il sentiero, si può passare dentro perché qua c'è un sentiero che va. Però vabbè, evito di entrare con i cani. Andiamo a vedere se riesco ad arrivare. Perché oggi il giorno è bello complicato, oggi non ce la sta mettendo facile. No, però la grotta deve essere super bella, Vai tu, Pieri, io sto qua con i cani, gli do acqua e cerco un posticino all'ombra. Perché sappiamo che sentiamo con i cani No, beh, ci è sono le sempre vacche. bestiame.
Ci sono le Sì. vacche, no, lasciamo E tu stare. fai attenzione perché non tutte le mucche sono gentili, Sì, eh. va bene. Parlali, dagli amore, digli, entra il signor d'amore. Andiamo tutti d'amore d'accordo, eh? Siamo all'entrata. Inizia una bella entrata grande e dicono che poi si stringe, si arriva a una cavità dentro e l'ultimo pezzo bisogna strisciare. Andiamo a farci in giro, va? Guardate che stalagmitona. Quella è l'uscita. Non ho trovato no, che era molto più profonda e bisognava strisciare. Boh, sono arrivato fino in fondo, si ferma lì, però vedo qua un'altra entrata. Andiamo a vedere, va, da parte. Vediamo. Qua era rifugio dei pastori, delle mucche, infatti ci sono ancora tutti i muri a secco. Ah, forse sì, eccola qua, eccola qua. Vediamo. Sì che si stringe. Boh, la vedo. Però ve lo dico io che io qua non ci passo, rimango incastrato. C'ho troppo pette, troppe spalle. Non so se riuscite a vederlo. Guardate lì. No, io ci rimango incastrato con le spalle. Sicuro, va. Meglio tornare fuori. Ho visto le immagini della grotta, bellina, eh? Sì, è carina, è grande, poi c'è quel buco lì in mezzo. Sì, che con tutta la luce Poi c'è una naturale. stortita grossa così in mezzo, però io dal bocchetto no. C'hai troppe spalle e troppo petto, ma non ci sarei passata neanche Sì, io. tu sì, però poi era, beh, dentro la grotta c'è tutta la terriccia lì Fangosa. fangosa, tu sai com'è? È che devi veramente strisciare. Però io no, No, che non ci abbiamo una lavatrice in furgone. No, meglio di no. Era da buttare, te lo dico io che si buttava. Continuiamo Andiamo la a farci una passeggiatina. passeggiata, va. Ma guardate che piscina naturale che c'è qua! Che bomba, Pier! E questa è una cava anche, vedete? Ci sono degli intagli e qua i greci intagliavano i blocchi di pietra, poi li spedivano via mare e addirittura li mandavano in Grecia, quindi qualche tempio greco, la roccia, i blocconi di roccia arrivano da qua. Fai il momento sul Pier che mi hai messo così pim pam. E sono questi, li potete vedere. Sono tutte Quegli intagli. quegli intagli lì. E i colori di questo mare? Parliamone. Che bomba! We've been living in sin so long, all the fields are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Abbiamo fatto un pezzo del palco che secondo noi questa parte è la più interessante. Ed è
L'entrata 33. 32. Ce posso fare oggi. Ci siamo fermati un attimo, abbiamo riposato e adesso ritorniamo indietro. L'altra parte, vabbè, non è che sia brutta, però l'unica cosa per andare a vedere il geyser, se prendete il mare in cazzetto, andate lì Però al bello faro. in cazzetto lo dovete Sì, perché prendere. oggi era bello forte, però si vede che deve essere proprio in cazzetto per vedere il geyser. Torniamo verso il furgone, anche perché oggi siamo belli stanchini, perché 7 settimane che gli diamo e il nostro corpo ha detto, belli, Basta. anche meno. Poi è bello sto punto qua, guarda lì, c'è Siracusa lì che è ricoperta da foschia. C'è la nebbia, non si vede, però è bello questo parco. Sì. Tutta questa parte Merita, venire a fare una merita passeggiata. ed è gratuito, cosa molto importante. Siamo ritornati al furgone. È da tipo mezz'ora che ci stiamo cercando un posto per dormire. E la sonnina me la attacchi. Vedi? Oh, che me lo attacchi. Qua non ci sono posteggi. No. Ma neanche a pagarli. Cioè sì, a pagarli ce ne sono quanti ne vuoi. Vai, i campeggi aree di sosta sono dei prezzi che secondo me sono Però fuori di parliamo testa. di 40-42 euro, eh? Sì, perché il parcheggio la notte più. Un altro da 15 euro solo per star lì. Non ha Parcheggiati, senso. senza servizi, senza acqua, senza Cioè niente. allora, io pago 15 euro, però almeno dammi una doccia e fammi ricaricare l'acqua. Un po', no? Metà. Anche un minimo di servizi, che poi per 15 non è che puoi pretendere. No, per almeno una doccia. Una doccia, adesso io non pretendo avere campeggio con la piscina e tutto, no. Fammi una doccia. Quindi la nostra decisione è ritorniamo a San Lorenzo, che è qua vicino a mezz'oretta di 40 autostrada, minuti. è tutta autostrada, e domani ritorniamo in questa zona, perché come oggi si è complicata la cosa, non siamo riusciti a fare tutto quello che volevamo. No, e qua non c'è copertura vicino al parco qua, perché qua c'erano un paio di spot, però 000, zero copertura. Gli altri sono parcheggi in mezzo a altri paesini, però i commenti. Non sono proprio ottimi. E quindi Qua dove abbiamo lasciato il furgone, lì potete dormire tranquillamente, ci sono le telecamere. Il nostro problema è che non abbiamo internet e per noi internet è essenziale. è quello il problema. Quindi ritorniamo a Pachino. Io sono morto. Alla fine abbiamo guardato un po' il parco in Fornata, abbiamo visto sto parcheggio asfaltato. Non ci siamo mai arrivati a Pachino, ma manco. No, erano 45 No. minuti di strada, eravamo No. stanchi, abbiamo visto sto parcheggio, siamo venuti a vederlo. Asfaltato, brutto, C'è però. un altro camper e niente. Ci siamo Veloce, fermati. ci siamo Da fermati. dove è il parco erano tipo 10 minuti, abbiamo detto l'ultima possibilità perché ne abbiamo girati talmente tanti che abbiamo detto dove dormiamo, dove non dormiamo e ci siamo fermati, anche perché siamo fatto una certa, sono le 10:30 e non abbiamo ancora mangiato perché chiaramente siamo stati fuori tutto il giorno e bisogna lavorare. Per adesso un picoteo così alla spagnola con formaggi, mozzarella, l'insalata e i datterini che abbiamo comprato ieri. A Pachino, Visto che eravamo già lì, c'era l'azienda agricola, abbiamo detto passiamoci, prendiamo un altro chilo di datterini. buonissimi, Che sono buonissimi. ricotta, pane, prosciutto e coppa e io mangio e vado diretto a letto, senza filmetto, senza niente, perché oggi abbiamo dato, vero amore Sì, mio? no, io sono stravolto, veramente, ho bisogno di dormire. Ci vediamo domani. Ciao. Bacio. Buongiorno, tribù. Siamo finiti nel paradiso dei surfisti. Sì, un parcheggio proprio pieno di surfisti. Qua c'è la spiaggia, c'è un bel Bellina accesso. la spiaggia, eh?
Sì, è l'unica spiaggia, penso, un po' Di sabbia. di sabbia così, per quello ci sono i surfisti, sennò tutti i scogli dove entri. Sì. Abbiamo dormito benissimo in questo parcheggio, però alla fine non è neanche tanto Ma male. non è male. È, Pensavo peggio. è tranquillo, la mattina si riempie di surfisti, Sì, vabbè. stamattina alle 8 c'erano qua tutti i surfisti perché c'erano delle onde. Io sono sempre più convinto Che ci dobbiamo comprare una tavola da surf. che lo dobbiamo provare. Prima di comprarla lo Beh, proviamo. sì, prima lo devi provare. Però con la freddolosa che sono io, sono capace in piena estate a entrare con la muta invernale. Tu dopo 10 minuti sei tutta le labbra viola. Oggi andiamo a vederci Siracusa. Andiamo a vederci questa città che ci hanno detto che è bella bella. Carina. Andiamo a farci un giretto. Abbiamo parcheggiato alle nostre spalle in un parcheggio a pagamento perché siamo sempre in una Sì, città. vicino al porto. Vicino al porto, costo un'ora 1,50. Ci sta. Ci sta, sì, Ci sta. dai. Andiamo a vederci questa città. Andiamo a Andiamo a vedere ispezionarla. Ortigia. Ortigia! Pier, vai a caso? O sappiamo dove dobbiamo andare? Allora, Ortigia è di là e poi comunque tu segui il flusso di gente E ti porterà e ti porterà a destinazione. Così. Ti risciota, te li ricordi? Oh, che Quando andavi a- ricordi! Cina. Guardate là, i risciò. Quasi cadevo perché la Cina è passata in mezzo. Quanti ricordi quando andavi al mare la Al mare, sera? la sera con Sì. il risciò. Siamo qui all'entrata dell'isola di Ortigia, a Siracusa, collegata terraferma tra 3 ponti. È stata fondata nell'VIII secolo a.C. da un gruppo di coloni grechi di Corinto e la città di Siracusa era considerata una polis molto importante, ovvero la polis era la città-stato dell'antica Grecia e fu anche città natale di personaggi storici come Archimede. Adesso andiamo a vederci sto bel centro storico. Quello che rimane del tempio di Apollo, qualche colonnina, ha subito diverse trasformazioni. Là nella parte ovest c'è una torre normanna e queste mura che vedete sono, come ho già detto, i resti del tempio che subì varie trasformazioni secondo le varie epoche. Diventò una chiesa in epoca normanna e una moschea nell'epoca araba. E poi com'è che era quella filastrocca Le palle. la palla fatta con la pelle d'Apollo? Che non la so. Sentite di punto in bianco. Che silenzio. Però così, Così all'improvviso siamo passati da una al brusio della di gente perché a Siracusa c'è un sacco di gente, sono tutti qua. Siamo vicini a Pasqua anche. Sì, Pasqua è qua, 4 giorni è Pasqua. E qua un silenzio e queste stradine così particolari in mezzo al nucleo. Impressionante. Pensate voi che siamo davanti alla cattedrale di Siracusa
e ai tempi antichi era il tempio di Atena. Come potete vedere, qua si può ancora vedere la colonna dorica, quella parte lì appunto dove poggiava le colonne, quindi il vecchio tempio, e la cosa particolare è che si può vedere le varie stratificazioni e le trasformazioni che ha avuto negli anni, perché là sopra si possono ancora vedere qualche colonna, là divenne anche durante il periodo arabo moschea, infatti quei cornicioni arrotondati, fino ad arrivare poi ai tempi nostri al barocco, infatti al barocco tipico siciliano. Bella storia, si vedono proprio, vero Tam? Sì, Guarda sì, lì, puff, sono pam, proprio pam. chiare le... Sì, sì, sì. Siamo davanti alla fonte della ninfa Artemusa. Questa è una sorgente d'acqua dolce di cui la storia risale fino ai tempi della colonizzazione greca. La dea Artemide trasformò la ninfa Artemusa in un corso d'acqua per sfuggire alle attenzioni di un corteggiatore molto stancante, e appunto ha creato queste mura, e quei papiri che vedete lì sono stati importati dall'Egitto, e ha creato questo luogo per far sì che lei potesse stare tranquilla e lasciata in pace da sto corteggiatore, ma lasciala in pace, no? La statua dell'Archimede, io so chi importunava la ninfa, e il suo Archimede avrà cercato anche con la sua chiave di prosciugare la sorgente malandrino. Sì, secondo me è stato tu. Oh, comunque noi siamo arrivati al limite. Al limite Però proprio. al limite che dobbiamo andare al bagno, però è Però 2 ore che cerchiamo di girare e non troviamo un bar, perché per un caffè ti chiedono 5 euro. Sì, 4 euro e 5 sali minerali. Ovviamente quelli che erano più economici Erano tutti occupati. E veramente Però cerca. Io personalmente sono al limite. Io Al pure limite. sono al limite, però al limite massimo. Oh, non ce la faccio più! Pier, al limite. Pier. No, veramente non ce la faccio più. Non ce la faccio più. Oh. Pier è dietro. Oh. Non scendiamo nei dettagli, ma diciamo solo che c'è una bottiglia in mezzo. Pier, Oh. meglio? Oh. Sei rinato. Te lo giuro, non ce la facciamo più. Non farmi ridere che me la faccio addosso. Oh. Stiamo andando a cercare un bar per me e i buchi no, Con i È buchi un po' difficile, a volte è un po' difficile. No. È difficile schivare i buchi, è pieno di buchi. Tangini? Com'è? Adesso sto molto meglio e i prezzi sono molto più normali, sai, di minerali 80 e avevo voglia di acqua gasata no, cioè 5 euro per un caffè, Abbiamo visto, cioè in generale era 3 euro di normale. però non c'era posto. 5 euro la 02. È un espresso doppio 5 euro,
Adesso va bene tutto, perché no? Vabbè, c'è una bella vista, lì si vede il tramonto, tutto quello che vuoi, però. Però mi sembra un po' esagerato. Non so se si sentirà qualcosa perché c'è un vento che ti porta via. Ciao ciao, sorpresa! Ti hanno portato la pizzetta! La pizzetta, ma che Eh? gentile. Buona! L'ho provata già, è buona. Buona, buona! Oh, con tanto di aperitivo. Vedi? Molto bene. Abbiamo fatto bene a tenercela. L'aperitivo? Ce la siamo fatti. Abbiamo mangiucchiato. Sì, che carini. Sono super gentili, No, per un'acqua e un sale minerale ti hanno portato anche la pizzetta. E E 2,80. 2,80 è veramente onesta la È cosa. onesta, onesta. Si chiama Drink and Go. E mi sa che domani ci facciamo anche la colazione perché ti puoi farcire le brioche a tuo gusto. Sì, sì, guarda, per il gesto che hanno voluto di portarci quella pizzetta lì che era bella grossa, si sono guadagnati la colazione. La gente onesta bisogna premiarla. Sì, e abbiamo scoperto che la zona, tutta la Sicilia è super ventosa, ma solo In in inverno. inverno e primavera. In estate, C'è il diciamo, venticello, però diciamo però non che così tanto. E dice quando arriva il vento in piena estate è una manna dal cielo. sì. Ci andiamo a cercare il posto della notte che è sempre. Non ce lo andiamo a cercare. No, andiamo in quel parcheggio lì, si sta bene alla fine, nel Sì. parcheggio dei surfisti. Sì, Perché qua nella zona non ce n'è. non c'è altra, non c'è scelta. No. E poi vediamo cosa facciamo domani. Non è che Che riprogrammiamo un'altra volta. abbiamo avuto una dritta, non ve lo diciamo. Dicono che è bella bella. Che giornata! Pienotta! Come piace a noi, che strano che abbiamo una No, giornata piena. però la Ortigia bella. Beh, mi è piaciuta Cara come il fuoco, però bella. tanto. È bellissima, pulita. Poi adesso tenuta bene. pullulava. Sì, siamo sotto la Siamo- Semana Santa, no? Siamo a Pasqua. Pasqua. Semana Santa in spagnolo. Sì, vabbè, tanta gente è arrivata, Sì, sì, ma anche qua alle spiagge, vedi già più fermento. Sì, oggi qua sotto c'era più gente, più Sì, vita, inizia sì, la sì. vita. E poi anche perché era una giornata bella, ventosa, però bella. No, però dentro si stava bene. Dentro si sì. stava bene, sì. Per cena, la nostra mitica torta salata Colomnia con zucchine Sempre quella zucchine, ricotta, pancetta e formaggio. e formaggio. E direi filmetto e a letto. Sì, sì, dobbiamo recuperare ore. Vabbè, a recuperare ore, sì, sì. Il video è arrivato fino a qui. Se vi è piaciuto mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale che è super importante e ci aiutate a supportare questo viaggio. E ci vediamo al prossimo episodio. Un Un bacio, ciao!